La prova di questo inchiostro ha una lunga storia alle spalle. Diamine China Blue, acquistato in un noto, anzi notissimo negozio di penne stilografiche romano, quindi al di sopra di ogni sospetto, è arrivato a casa di un'amica con una tinta un po' sbiadita, insomma una tinta diversa da quella che aveva visto in tante recensioni, in tante immagini raccolte in rete. Sì che mi ha mandato un campione da provare. Io non conoscevo questo inchiostro, se non appunto anch'io ho visto solamente in rete. Me ne sono procurato un altro e ho avuto anche la fortuna di avere un terzo contraddittorio prestato da un amico. Beh, insomma, sta di fatto che l'inchiostro che la mia amica Rapo aveva comprato era evidentemente viziato. Vai a sapere, venuto fuori male dalla fabbrica, trasportato male, aveva preso caldo, chiuso male, non si sa, per questo per come, sta di fatto che non era la bella tinta intensa che vedete appunto su questo quaderno, che il China Blue di Diamine riesce a restituire. È un colore, a me piace davvero molto, è un colore che ricorda l'Asagao, per esempio, della Hiroshizuku, senza averne però quella vibrante atmosfera, questo morning glory, no, però è molto vicino. Ricorda anche altri inchiostri, mi ricorda per esempio il Visconti blu, sebbene il Visconti abbia un blu più carico, più deciso, un pochettino più scuro. Sta di fatto che è molto valido, quasi difficile da trovare un inchiostro che gli somigli molto fra quelli, insomma, fra quelli che ho provato io. Alcuni me lo ricordano, ma trovarne uno simile ancora non l'ho visto, se non ricorrendo a degli inchiostri che ormai il tempo ha viziato parecchio. Allora qualche Private Reserve DC Super Show Blue con 5-6 anni alle spalle, sì, si spegne un pochettino e ricorda per alcune sfumature questo inchiostro. Bene, sono molto contento perché ne ho incontrato un altro che non conoscevo e che tra l'altro mi soddisfa anche come tinta. Allora, tutta questa bella premessa perché? Perché anche gli inchiostri, al pari del vino, al pari di tanti altri prodotti, possono risentire di qualche esemplare magari fallato, conservato male, chi lo sa, e non certo, lo ripeto, da parte del negoziante, perché è al di sopra di ogni sospetto, può capitare. Quindi se vedete che è tanto diverso rispetto a quello che appare anche in rete, fatto il saldo con la taratura del monitor, con la luce, con tutti questi altri parametri, magari chiedete una controprova. Pelican con la 400 con il pennino IB, un Italic Broad, da questo bellissimo portapenne che mi ha regalato Roberta, e mettere alla prova l'inchiostro. Vi dirò poche cose sul calamaio, ormai lo conoscete a memoria, è il calamaio Diamine da 30 ml, sapete che esiste anche quello da 80, va un pochettino meglio come imboccatura, ma mica tanto meglio, resta comunque una imboccatura abbastanza stretta. Guardate su Rhodia che razza di tinta viene fuori. Mi piace un sacco, ma sì, è un bel blu carico, saturo il giusto, direi molto vicino alla mia idea di blu, cioè io me lo aspetto così. Non voglio vedere il rosso contaminare questo blu, non voglio vedere il giallo che lo sposta verso un blu scuro, notte verdognolo, no, un blu. Questo per me è un blu in purezza, mi soddisfa appieno. Buona anche la capacità di creare delle sfumature, tanto più in concomitanza di un pennino come il Broad della Pelican e una carta come Rhodia, però vedete che anche utilizzato su un pennino più sottile come il tratto fine che ci mette a disposizione Pilot, la musica non cambia, cioè la cromia, l'intensità cromatica e la tonalità è quella. Bene, molto, molto bene, anzi oserei dire.
Se da una parte abbiamo dunque una capacità coprente notevole ed una anche buona saturazione, dall'altra abbiamo un inchiostro che non passa il foglio neanche sulla carta da 70 grammi, quindi si può scrivere tanto in questa facciata come nell'altra anche con un pennino di dimensioni generose come quello che ho provato io. Per non farmi mancare niente, però l'ho anche caricato sulla Pelikan M600 Sovereign, quella della Art Collection, in questo caso dedicata al grafico pittore Glauco Cambon. Ve ne ho parlato in un video a parte, bellissimo, non perché sia un mio video, bellissimo perché la penna è bellissima, ricchissima di colori, con questo trattamento Aurora. Lo so che vi state interrogando, ma come il trattamento Aurora su una Pelikan? Andate a vedere di cosa si tratta, perché ha fatto drizzare i peli anche a me leggere nel comunicato ufficiale che la Pelikan descrive realizzata con trattamento Aurora. Mamma mia, cosa sarà? È un trattamento che la rende così unica. Però come vedete su un pennino sottile come quello della M600 Sovereign, e comunque vabbè, oro 18 carati, non dimentichiamocelo, su un quaderno tinta crema leggermente avoriato, l'inchiostro fa la sua bella figura. Un inchiostro come molti Diamine, ma non proprio tutti, nel senso che è un po' meno viscoso, un po' meno oleoso della maggior parte di quelli che ho incontrato, un pochettino più coerente, quindi meno incline a far scivolare la penna sul pennino, sul film d'olio che mette sulla carta, quindi può accontentare maggiormente alcuni pennini e un po' meno forse altri. Ad esempio il pennino Italic Broad che ho provato su una carta liscia funziona a meraviglia, su qualche carta un po' più ruvida non so, la viscosità dell'Ancient Copper, sempre di Diamine, è senza dubbio maggiore. Un inchiostro che quindi si discosta leggermente da quello a cui siamo abituati dal punto di vista della formulazione, ma assolutamente valido, se non addirittura di più. Poi qui sapete che entrano in ballo i gusti personali e quindi veramente centrato. Non ho trovato, ma ormai ve l'ho detto, essendo inchiostri che conosciamo davvero molto bene, non ho riscontrato problemi di diffusione laterale, di spiumaggio. È un inchiostro anzi che, come vedete, è abbastanza coerente, cioè non ha grandissime variazioni nell'arco della gamma, quella è la tonalità e quella resta, quindi per fortuna da questo punto di vista. Qualche sfumatura, un po' di shading è più dovuta al pennino e alla carta, quindi alla variazione di velocità, di flusso del pennino, piuttosto che alle qualità intrinseche di questo inchiostro che, ribadisco, a me è piaciuto davvero molto. Vi lascio alle immagini per chi volesse approfondire un pochettino le caratteristiche dell'inchiostro, perché poi alla fine più delle parole e delle opinioni personali valgono le immagini. Vi lascio appunto a queste e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!